Ormai sono diventato una guida di Tokyo anch'io, mi sono improvvisato, vi ho lasciato l'ultima volta con il vlog, quando sono arrivati i genitori di Claudia qui a trovarci per una settimana. Fanno il classico itinerario, costruito anche un po' da noi, dopo aver visto tutte le cose che secondo noi vale la pena vedere, per poi uscire da Tokyo e fare una settimana fuori. Quindi questa ultima settimana l'abbiamo fatta un po' da guida, mostrando tutto quello che c'è da vedere di Tokyo. Quindi voglio farvi vedere anche a voi, se un giorno verrete a Tokyo, qual è secondo me l'itinerario perfetto per circa 5-7 giorni in base a quanto tempo avete. Sono arrivati di lunedì pomeriggio e io consiglio sempre di stare a dormire nella zona di Shinjuku, nella zona di Shibuya, Shinjuku e anche Ikebukuro. Io adesso ho la casa a Otsuka, che è più o meno verso zona Ikebukuro, e queste zone sono connesse un po' con tutto, siccome sono sulla Yamanote Line, che è una delle linee che connettono praticamente Tokyo. Tokyo ha questo cerchio che è una metropolitana, la metropolitana verde, che connette tutte le zone principali, e in particolare Shinjuku e Shibuya, ma soprattutto Shinjuku, hanno le stazioni metro che sono connesse a tutto, quindi io consiglio molto quelle per soggiornare, tant'è che loro alla fine hanno soggiornato lì, e come noi hanno dormito l'anno scorso che abbiamo fatto questo stesso itinerario, hanno dormito all'Apa Hotel, che è un business hotel, ma per il prezzo e per la posizione valgono veramente la pena. Quindi sono arrivati lunedì, si sono messi a posto, sono andati a Shinjuku, hanno messo a posto le valigie e tutto, e poi alla sera li abbiamo incontrati e il primo giorno è esclusivamente Shinjuku. Siccome comunque si fa il giorno di viaggio, si arriva di solito verso il pomeriggio, il primo pomeriggio, Shinjuku ci vuole mezza giornata per vederlo, e poi tutte le sere in cui comunque si va a casa lo si vede, dato che è una zona, un quartiere notturno. Quello che succede è che abbiamo preso tutte le vie principali, tutte le cose da far vedere, il Godzilla da far vedere, i quartieri, i locali notturni, c'è il Golden Gai da far vedere, c'è Omoide Yokocho, molto fotografabile, tutta questa via fitta con i ristorantini tipici, c'è un piccolo tempietto da far vedere, ma soprattutto, vabbè, c'è l'area dei negozi di Shinjuku, comunque è un quartiere enorme, ma l'area dei negozi è abbastanza simile a tante altre aree, quindi diciamo la parte di Kabukicho, che è la parte dei quartieri notturni, più alcune altre zone sono quelle un po' più belle da far vedere, quindi mi ha fatto vedere quella zona. Poi abbiamo mangiato qualcosa, e siccome loro sono persone mediterranee, sono persone che non sono tanto appassionate, non hanno mai provato il cibo asiatico, è la prima volta anche che venivano in Asia, avevamo timore di farli iniziare già con qualcosa di tosto, e quindi abbiamo iniziato col tonkatsu, quindi qualcosa di abbastanza riconoscibile come gusto, che è un po' la cotoletta ma di maiale, e in un posto in cui te la cucini tu, quindi c'è stata anche questa esperienza molto bella con questo fuocherello in centro e ognuno se lo cucinava. Hanno imparato a usare le bacchette, poi c'era il riso, c'era tutto il menù con cose principali. Mi sembra che siamo andati da Gyukatsu Motomura o qualcosa del genere, che è una catena molto conosciuta. Abbiamo fatto un 20 minuti di attesa, ma ne valsa la pena. E poi, dato che in questo periodo dell'anno, dal 2025, c'è a Shinjuku, nella zona, quella a est, quindi quella un po' più metropolitana, quella un po' più con uffici, un po' più lavorativa, c'è il Tokyo Metropolitan Building, che è questo edificio gigantesco dove si può andare in alto gratuitamente per vedere tutto Tokyo dall'alto. Ha anche adesso, per questo periodo, dalle 6-7 di sera, da quando c'è buio praticamente, fino alle 9:30, ogni mezz'ora uno spettacolo di luci, ed è lo spettacolo di luci proiettato su questo palazzo più grande al mondo, quindi ha vinto anche il Guinness World Record. E quindi abbiamo fatto vedere questa cosa, e poi abbiamo fatto vedere anche dall'alto. Quindi è bello perché come primo approccio a Tokyo vedi proprio la metropoli dall'alto, vedi un po' le zone un po' più strong, quindi subito ti fai le ossa per proseguire al secondo giorno. Il secondo giorno invece si va da tutt'altra parte, e si va a vedere una delle mie zone preferite di Tokyo, perché non sembra nemmeno di stare a Tokyo, e quando ci sono arrivato mi sembrava impossibile che una città che magari ti immagini, anche loro mi dicevano, io mi immaginavo Tokyo una città grigia, una metropoli grossa, anche le persone mi dicevano guarda che il Giappone è bellissimo, ma Tokyo è comunque una metropoli grossa. E invece no ragazzi, Tokyo è piena di natura, è tanto verde, ha quest'aria pulita dell'oceano che con questo venticello porta via lo smog, e ogni piccola zona è un po' un amalgamato di piccole città, ha una sua anima, ha un suo perché. E quello che siamo andati a vedere il secondo giorno, che è quello che consiglio di fare, è la zona di Toyosu Odaiba,
Ginza, ovvero il sud di Tokyo vicino al porto. La mattina presto loro sono andati a vedere da soli il fish market, il mercato del pesce a Toyosu. Noi ovviamente io la mattina sono qua non in vacanza, devo lavorare, quindi allenamento, devo fare le mie cose, yoga eccetera, e li abbiamo raggiunti dopo anche perché il mercato del pesce l'avevamo già visto. È una cosa bellissima, ma si può vedere solo di mattina molto presto, quindi loro hanno visto comunque diciamo l'ambiente più che l'asta del pesce. E poi al di fuori c'è da adesso anche questo mercatino dove puoi assaggiare il pesce del giorno, puoi fare degli acquisti, quindi è molto bello. E poi ci siamo trovati invece nella zona, che quella zona lì è tutta fatta da isolette, praticamente la zona del porto, un po' più verso di noi, che è Odaiba, dove c'è una piccola spiaggetta, dove ci sono dei prati enormi, dove le passeggiate sono bellissime, c'era anche il sole. Ci siamo fermati a fargli assaggiare l'okonomiyaki, perché volevamo fargli assaggiare ogni tipo di cose che anche loro chiedevano di voler provare. L'okonomiyaki non è proprio di Tokyo, però abbiamo trovato un ristorantino al volo per pranzo e quindi volevamo farglielo provare. Questa specie di frittatona, a volte con i noodles, fatto col cavolo cappuccio, con varie cose. E anche lì ce l'hanno fatta davanti a noi, quindi pazzesco. E lì si vede la skyline con il Gundam, si vede la skyline con il Rainbow Bridge, questo ponte gigantesco che sembra il ponte di Brooklyn, e la Statua della Libertà, e in più tutta quella metro per arrivarci è bellissima. E lì sta un po', voi dite sì ma è facile, ragazzi fidatevi che noi l'anno scorso quando siamo arrivati Tokyo è talmente complessa che ha tantissime cose che si possono sbagliare, fare in continuazione, e tant'è che ad esempio la metro che arriva in queste isolette qua è bellissima perché dall'alto è molto panoramica, si vedono cose bellissime, e loro non sapendolo hanno preso l'autobus per arrivarci perché Google Maps dava l'autobus, e quindi abbiamo detto no, dovete fare la metro. Quindi al ritorno, uscendo da Odaiba, andato verso la terraferma a Ginza, abbiamo preso quella metro lì e l'abbiamo fatto vedere. Quindi siamo passati per Ginza, la città, il distretto diciamo dei negozi di lusso, molto carina da far vedere, fa molto comunque città grossa, non è particolare per Tokyo, a parte alcuni edifici molto interessanti, per poi concludere a Marunouchi. Marunouchi è un po' la stazione centrale di Tokyo. Quando arrivi a Tokyo con lo Shinkansen, con il treno ad alta velocità, arrivi alla stazione di Tokyo, che in realtà è Marunouchi, quindi questa zona centrale molto business, ecco. E volevano assaggiare la soba, quindi siamo tornati verso Shibuya e gli abbiamo fatto vedere Shibuya di sera, e dato che era presto potevamo vedere ancora qualcosina, ma tendenzialmente si sarebbe fermata a Marunouchi la guida. Siamo andati a Shibuya, loro non l'avevano mai vista, e gli abbiamo fatto un primo approccio a Shibuya girando qua e là, e abbiamo provato la soba di Ryan. Anche questa è una soba conosciuta, famosa, un po' costosa, ma ne è valsa la pena per farle assaggiare la vera soba. Tra l'altro ho scoperto che l'acqua di cottura della soba si beve a fine pasto ed ha degli effetti benefici, purificanti, quindi anche quello interessante. E qua sta l'errore, perché il terzo giorno loro volevano andare a Nikko. A Nikko e Kamakura sono due zone, una nord e una sud, da vedere come giorni extra a Tokyo, quindi sono delle gite diciamo fuori porta, a mezz'ora, un'oretta, anche forse più di un'oretta, in cui si vede a Nikko diciamo un po' la parte di montagna, di boschi, di templi, c'è questa zona templi bellissima. Kamakura invece è la parte di templi con questo Buddha gigante, invece al sud, quindi vedi anche la parte marina. E loro hanno scelto di andare a Nikko perché volevano vedere i templi. Il problema cos'è? Come vi dicevo, gli errori sono facili da fare a Tokyo, e quindi non sono riusciti a farlo, perché sono arrivati lì, hanno visto che in realtà bisognava prenotare il treno veloce, perché a volte ci sono treni veloci, a volte treni locali. Il treno locale ci metteva troppo, sarebbero arrivati in ritardo, perché là le cose chiudono prestissimo, verso le 4 sono già chiuse, e quindi alla fine hanno rinunciato. E noi che ormai invece eravamo a casa a farci gli affari nostri eccetera, ci hanno detto guarda non andiamo più a Nikko, quindi abbiamo dovuto trovare un modo per cambiare tutto l'itinerario, fare in modo che a Nikko ci andassero il giorno dopo, quindi hanno prenotato, e quel giorno lì sostituirlo al giorno precedente. Quindi abbiamo detto intanto voi che siete lì in zona, perché si parte mi sembra da Marunouchi, no da Asakusa, qualcosa del genere, visitate Asakusa, quindi Asakusa che è tutta la zona dei templi molto molto bella, va vista. Lì vicino a 20 minuti c'è lo Sky Tree, quindi la torre più alta di Tokyo, seconda torre più alta al mondo, andate a vedere anche quella, perché anche in quella camminata lì si vede il Sumida River, si vedono tante cose molto interessanti, c'è il parco, cose bellissime, una delle mie zone preferite. E poi scendete con la metro un po' più in giù verso Ueno, che è dove c'è il parco, dove c'è lo zoo, uno dei parchi più belli di Tokyo, con questo laghetto, e a Ueno vi raggiungiamo, quindi noi li abbiamo raggiunti a Ueno, e da lì abbiamo visto insieme il parco e abbiamo fatto
fatto vedere un po' di cose, abbiamo assaggiato qualcosina, e da Ueno fino a scendendo giù c'è questa passeggiata per questo mercato famoso, molto tipico. Abbiamo fatto tutto il mercato scendendo verso Akihabara. Akihabara invece è la città delle luci, la città otaku di anime, manga, ed è molto interessante perché nonostante i suoi genitori ovviamente non siano cresciuti come noi, sono cresciuti come noi con anime e manga da piccoli, noi abbiamo questa nostalgia un po' cronica dentro di noi del Giappone proprio per questo modo in cui siamo cresciuti. Comunque l'hanno apprezzata molto, essendo qualcosa che non trovi da nessun'altra parte se non a Tokyo. E dopo aver visto Akihabara, alcuni negozietti, vi abbiamo fatto vedere un po' di cose. Ovviamente a loro non interessava fare 1000 giri di negozi perché non sono cose che interessano, ma abbiamo fatto capire un po' l'anima del posto. Siccome c'era ancora un po' di tempo, abbiamo fatto un extra anche ancora, andando a Ikebukuro, quindi mostrando Ikebukuro perché volevamo fargli assaggiare il ramen per la prima volta. E siccome a Ikebukuro c'è il nostro ramen preferito, che è buonissimo, si chiama Mutekiya, questo ramen di maiale molto gustoso con la carne che si scioglie in bocca, c'è da fare un po' di coda, ma ne valeva la pena, e gli abbiamo fatto anche vedere Ikebukuro nel mentre, che è un po' come Akihabara e Shinjuku, però almeno è un'area extra che di solito non viene vista negli itinerari. Il giovedì loro sono andati a Nikko, quindi io consiglio sempre di scegliere Kamakura o Nikko, o anche Hakone se volete andare a vedervi il monte Fuji. Noi siamo andati a vedere anche Kawaguchiko, ma se devo scegliere un posto scelgo Hakone, quindi scegliete una di queste tre se volete farvi una gita fuori porta, o magari anche Nikko o Kamakura e Hakone, in base anche a quanto tempo state. Noi abbiamo fatto l'ultima volta, eravamo stati 3 settimane apposta per vedere tutto, quindi siamo stati sia a Nikko che a Kamakura che ad Hakone e a Kawaguchiko, che sono i 5 laghi, e quelli attorno, uno dei 5 laghi attorno al monte Fuji, ma quelli sono un po' più complessi, quindi Nikko e Kamakura è più semplice, Hakone e Kawaguchiko da fare in giornata è molto difficile, è meglio dormire lì, soprattutto perché le cose chiudono molto presto. Quindi loro sono andati lì, ci siamo ritrovati alla sera a Shibuya, gli abbiamo fatto vedere finalmente Shibuya fatta in un certo modo, che comunque è il quartiere diciamo un po' principale di Tokyo, c'è un po' tutto lì, raccoglie un po' tutti gli altri quartieri in uno, e dato che era il loro anniversario siamo andati e hanno voluto assaggiare il vero sushi, che tant'è, vi devo dire la verità, a me il sushi piace, non sono iper appassionato, e quindi ogni volta che l'ho mangiato l'ho sempre mangiato comunque in posti o in Italia all you can eat, o in posti magari anche qua che lo fanno molto bene, ma non sono posti costosi dove te lo fanno davanti agli occhi, sono comunque quelli magari con i nastri o altre cose. Quindi è la prima volta che anch'io assaggiavo un sushi diciamo ricco, e siccome volevamo fargli provare l'esperienza anche di un izakaya, queste tavole calde giapponesi, siamo andati in una catena che si chiama Gonpachi Sushi. In questo 14° piano di un ristorante, di un grattacielo bellissimo a Shibuya, c'era con vista skyline di Tokyo questo bellissimo ristorante, e abbiamo mangiato il sushi vero. E tra l'altro io non mi ricordavo, l'ho sempre visto dai video TikTok, che loro per incollare al nigiri e per incollare il sushi al riso, il pezzettino di pesce, mettono sempre un dito di wasabi, e io il wasabi non l'avevo mai assaggiato, lì l'ho assaggiato ed è bello forte, bello strong, quindi per assurdo hanno mangiato il primo sushi col wasabi, e è piaciuto abbastanza, è piaciuta l'esperienza, ma dovranno secondo me riprovare anche il sushi quello senza il wasabi. Il venerdì una zona invece in cui richiede un po' di esperienza perché è complessa ma è molto bella, ed è la zona attorno a Shibuya, ovvero Harajuku, Omotesando, Aoyama. E noi abbiamo fatto un'aggiunta extra siccome avevamo tempo, che è Roppongi. Ci siamo trovati a Harajuku, che è la zona del quartiere diciamo giovanile, con le mode giovanili, dolci, dolcetti, pet caffè, c'è di tutto e di più. E questa via principale, Takeshita Street, dove c'è di tutto, abbiamo fatto fare un giro lì per poi proseguire verso la zona invece dei negozi, che non è come Ginza che è tutto lusso, ma sono dei negozi più commerciali, questi stradoni giganteschi che ricordano un po' la Fifth Avenue di New York, e si chiama Omotesando. Lì c'è una zona che si chiama Cat Street, molto carina, con questo effetto un po' vintage, questi negozietti anche un po' più indipendenti, tutti marchi anche conosciuti, e lì abbiamo fatto assaggiare i takoyaki, perché è qualcosa che non ero mai assaggiato e hanno scoperto essere il cibo più bollente al mondo. E poi la zona di Aoyama, quindi sempre lì connessa c'è questa zona di negozietti, di negozi, ma un po' più uno shopping ricercato di nicchia, soprattutto nell'ambito moda, e siccome avevamo tempo abbiamo
fatto un giro anche prendendo la metro a Roppongi, che non è proprio tanto lontana da lì, ci si arriva comunque anche se vuole uno a piedi. Tokyo è bella perché è visitabile a piedi da una zona all'altra, in realtà è tutto molto camminabile a differenza dell'America, e da una zona all'altra comunque in 20 minuti, mezz'ora massimo a piedi ci si arriva tranquillamente. E Roppongi invece è il quartiere un po' notturno ma con più classe, un po' più senior, un po' più anche internazionale, molto diverso dalla parte ovest dalla parte est di Tokyo. E lì siamo andati per far vedere, dare un'occhiata al posto, ma anche per far mangiare in un altro Gonpachi, siccome volevamo fargli assaggiare la cucina tradizionale giapponese, che è un altro izakaya, ma questa volta non sushi, cucina tradizionale, quindi c'era di tutto e di più, e in più hanno fatto l'esperienza di un izakaya, quindi tutti che urlano, questa festa, hanno capito, ma quindi i giapponesi non sono tutti come nelle metro che sono molto silenziosi e civili, c'è anche questa parte del Giappone. Abbiamo fatto assaggiare la moneta, quella con la mozzarella da turisti, buonissima, ho fatto vedere alcuni negozi, anche per esempio ad Aoyama c'è questo negozio che si chiama Kith, sotto il Miyashita Park, che è questa struttura con dei negozi pazzeschi, e ha un parco al di sopra, c'è Omotesando Hills, centri commerciali, andando verso Roppongi c'è Zabudai Hills, c'è pieno di centri commerciali, noi non li abbiamo fatti, cioè abbiamo solo intravisto perché comunque a loro non interessava, però se volete vederli ci sono anche quelli. Kit è un bellissimo negozio che vende scarpe, vende tutto di più, ve lo consiglio perché è molto concettuale, cioè molto particolare. E quindi diciamo che così si è un po' conclusa la loro settimana, è arrivato il weekend, avevano un giorno rimasto, ma quel giorno, a parte che hanno già visto più o meno tutte le aree di Tokyo principali, avevamo quindi un giorno un po' libero da fargli vedere. Tendenzialmente si va ad Hakone o si va a Kamakura, ma siccome pioveva abbiamo deciso di fargli vedere alcune cose, alcune chicche che non avevamo visto. Siamo andati a vedere i giardini imperiali vicino a Marunouchi, quindi abbiamo prenotato la visita che si può fare solo di mattina al Palazzo Imperiale, e poi abbiamo fatto vedere i giardini imperiali. Abbiamo mangiato perché sotto la stazione di Marunouchi c'è tutto un quartiere sotterraneo in cui ci sono negozietti, ristorantini, c'è persino un Pokémon Center, e abbiamo mangiato lì gli udon, gli abbiamo fatto assaggiare gli udon, e poi abbiamo ripreso la metro verso zona Roppongi per fargliela vedere meglio di giorno. Abbiamo visto il National Art Center, che è una zona bellissima, molto architettonica, molto bella, e camminando verso la Tokyo Tower. Volevano vedere la Tokyo Tower, e siccome noi ci siamo stati l'anno scorso volevamo rivederla anche noi, e tutta quella zona che comunque è sud di Tokyo è bellissima, si cammina, si vede questa torre infuocata di luci, bellissima da lontano. Hanno fatto il giro sopra la torre, purtroppo essendoci vento si poteva andare solo fino a metà torre e non del tutto in alto, a 150 metri, e poi da lì abbiamo scoperto in realtà una zona che neanche noi conosciamo bene, la zona di Shiba, perché volevamo fargli provare anche la carne, quella che ti cucini tu, gyukaku, in questo fuoco, attorno a questo fuoco, e per andarci a piedi c'era da attraversare questo parchetto sotto la Tokyo Tower, ed era bellissimo, c'erano questi giardini, c'era una specie di chiesa ipermoderna dove si fanno le foto, c'erano questi bar di lusso, e c'era tutto un parco con tantissimi templi, una zona di templi, si vedeva questa torre in lontananza con fiori, veramente molto molto bello. Mi sembra che la zona si chiamasse Hanamatsucho o qualcosa del genere. E poi loro la domenica se ne sono andati, ma noi cosa abbiamo fatto invece? Loro sono partiti per continuare il loro viaggio verso Kanazawa, poi andranno a Kyoto, Osaka a fare il solito giro che si fa in un itinerario classico e poi tornare, ma noi, vi racconto, abbiamo incontrato la Yakuza. Perché? In questo periodo dell'anno ci sono festival in giro per tutto Tokyo, e c'è una cosa ad Asakusa che si chiama Sanja Matsuri, dove praticamente si festeggiano questi tre fondatori del tempio principale di Asakusa, la zona dei templi, e questi 30-40 tempietti che ci sono in giro per tutta la zona, viene tirato fuori un po' quello che verrebbe un po' considerata la nostra divinità, ecco, portata sulle spalle con questo carretto da varie persone, e con questa folla di persone, musica, tamburi, eccetera, viene portata in questa processione in giro per la città per 2-3 giorni. Siccome i giorni precedenti aveva piovuto, domenica è stato il giorno principale, con la sfilata principale, e in una piccola zona di Asakusa c'è quasi sempre la mafia giapponese, la Yakuza, che sta lì e ha un po', diciamo, un permesso scritto o non scritto di girare, bere. Le persone mostrano anche i loro tatuaggi, che hanno questa tradizione di avere i tatuaggi su tutto il corpo in base alla loro storia, a quello che succede nella loro comunità. Ogni tatuaggio ha un significato, e quindi persone soprattutto anziane che sono piene e ricoperte di tatuaggi le mostrano, fanno foto a volte con le persone, anche loro trasportano questo piccolo santuario mobile,
e fanno festa, mangiano, bevono, alcuni sono comunque coperti, altri si fanno vedere, altri no, e sono riuscito a fare questa foto bellissima con questo boss della Yakuza, quindi fa impressione come cosa, anche perché la loro mafia in realtà è molto diversa da quello che noi abbiamo come concezione, hanno persino una sede legale, e siccome è finita nel primo pomeriggio ne abbiamo approfittato per fare delle cose super interessanti, ovvero andare al Pokémon Café. Il Pokémon Café è uno dei miei sogni da quando ero piccolo ed è qualcosa che non solo è difficilissimo andarci perché bisogna prenotare e bisogna prenotare un mese prima. Eccomi qui, scusatemi se è interrotta la videocamera e adesso riprendo col telefono. Il Pokémon Café è qualcosa di incredibile perché è difficilissimo prenotarlo, bisogna prenotarlo un mese prima, io ci ho provato più volte, ma siccome ci sono pochi posti e tantissima gente vuole andarci, è questo caffè, questa caffetteria diciamo a tema Pokémon, tu vai lì e sul sito provi a prenotare, ma aprono praticamente le prenotazioni il giorno alle 6, alle 7, non mi ricordo, e quindi subito viene prenotato. Ci sono i bot che prenotano in modo tale che poi vendono nei gruppi Facebook alle persone la prenotazione, cose veramente assurde. E non si sa come, dopo un paio di volte, l'anno scorso e questa volta anche, esserci provati ad andare, perché a fianco c'è anche il Pokémon Center, e puoi provare a stare in coda. Ma loro vanno a scaglioni di 30 minuti, mi sembra. Ogni scaglione, se qualcuno non si presenta con la prenotazione, alcuni in coda possono entrare, ma è tutto casuale, quindi spesso abbiamo aspettato un'ora di coda per poi farci sentire dire che non avevano più posto. Quindi è veramente incredibile e assurdo. Alla fine, in qualche modo, non so come ce l'ho fatta prenotare. Ogni giorno mi mettevo lì alle 6 e un giorno così a caso ho detto oh, ce l'ho fatto, ho prenotato, nonostante il sito continuasse a crashare dalle persone. Ho prenotato per un giorno ed era quel giorno lì. Quindi domenica, che era l'altro ieri, siamo andati al Pokémon Café. E poi nella zona di Asakusa ci sono due zone molto particolari che andavano viste, tra le varie cose che noi invece stiamo visitando, che sono Kappabashi e Kuramae. Kappabashi, tutta zona di kitchenware, tutta attrezzatura per cucina, molto interessante per chi è appassionato di coltelli giapponesi conosciuti. Kuramae invece è zona più tranquilla, dell'artigianato e sul fiume, quindi c'è questa passeggiata sul fiume. Quindi abbiamo fatto queste cose e poi abbiamo mangiato saizeria, ovviamente, perché noi invece non siamo turisti e dobbiamo risparmiare, e saizeria vi devo dire che non è male, la pizza a 2,50 €. E il giorno dopo invece ne abbiamo approfittato per riposare, stare a casa, ed è il primo giorno in cui veramente usciamo solo per andare in palestra e fare la spesa, sistemare la casa, preparare le idee per i video e recuperare un po' tutto quello che, dato che la settimana prima siamo stati in giro tantissimo, abbiamo recuperato un po'. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se ci andate, se ci andrete o se ci siete stati a Tokyo e cosa aggiungereste e cosa togliereste. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!